ogni volta che un bambino deve essere sottoposto a un intervento chirurgico, questo è molto stressante, sia per il bambino che per tutta la sua famiglia. E quindi questo video vuole essere una presentazione di tutto il percorso, di tutte le sue fasi, così da essere preparati a questo momento molto particolare. Il nostro percorso inizia dalla visita preanestesiologica. È una normale visita in un ambulatorio e serve per conoscere meglio i vostri figli. Ci sarebbe di grande aiuto se in questa occasione ci portaste la checklist, che è una serie di domande che compilate insieme col vostro pediatra ci dà tante informazioni sui vostri bambini. E in quell'occasione noi vi daremo anche tante raccomandazioni. 3 in particolare sono molto importanti. La prima è sul digiuno. I bambini che arrivano in sala operatoria e che devono essere addormentati devono avere lo stomaco vuoto. È molto importante perché un episodio di rigurgito, di vomito, potrebbe risultare molto pericoloso per lui e quindi è importante rispettare le regole che vi daremo. La seconda raccomandazione riguarda le infezioni delle vie respiratorie. Queste purtroppo sono un rischio per il vostro bambino perché purtroppo possono determinare delle complicanze. Quindi è molto importante che ci segnaliate qualsiasi infezione delle vie respiratorie, anche banale, perché noi potremmo o rivalutare il bambino o rimandarlo a un momento successivo l'intervento. Ultima raccomandazione, un bel bagno prima di venire in sala operatoria. Questa è la fase preparatoria, dopodiché si arriva al giorno dell'intervento. Quando arriva l'infermiere vi accoglierà in reparto e vi farà alcune domande per sapere se appunto come sta il bimbo, come ha rispettato il digiuno e poi vi indicherà la stanza dove sarete in questa giornata. Dopodiché, quando arriva il momento che vi chiamano dalla sala operatoria, vi farà cambiare e vi darà 2 cose. Una cremina sulle manine che serve per addormentare la pelle, così non ci sarà fastidio quando mettiamo la flebo. E la seconda cosa, un po' di sciroppino o delle gocce, servono per arrivare più tranquilli in sala operatoria e anche dimenticare un po' quello che succede dopo, che non fa male. Dopodiché ci spostiamo in sala operatoria e all'arrivo giù al filtro verrete accolti da una persona che farà vestire il genitore di camice, sovrascarpe, una cuffia, e la cuffia bisognerebbe farla indossare anche al piccolo paziente. Dopodiché ci sarà una breve attesa in una zona filtro dove c'è anche un televisore, ma se volete potete anche portare un tablet, uno smartphone, giusto per distrarre il bambino durante questi pochi minuti di attesa. Al momento di entrare in sala operatoria, un infermiere invece vi farà alcune domande ancora per controllare che tutto sia a posto e dopodiché vi accompagnerà in sala operatoria. Arrivati in sala, noi procederemo con alcune operazioni. Uno è il monitoraggio, cioè applicheremo una pinzetta per vedere l'ossigeno nel sangue, l'elettrocardiogramma, il bracciale a pressione e dopodiché posizioneremo un accesso venoso. Questa operazione può risultare ancora un po' stressante per i bambini perché è necessario un laccio emostatico e quindi può essere un po' fastidiosa. Nel caso in cui non sia accettata, possiamo comunque addormentare con un po' di mascherina in modo da togliere completamente il fastidio che può derivare dalla flebo. Quando siamo tutti pronti, addormentiamo il nostro piccolo paziente e la mamma o il papà vengono accompagnati fuori da un infermiere. Si procede quindi con l'intervento e alla termine dell'intervento, una volta svegliato il bimbo in sala, in realtà il risveglio sarà graduale e lo sposteremo quindi in una zona di risveglio dove proseguirà il monitoraggio ancora per qualche minuto fino a che non comincerà a risvegliarsi. Lì è possibile anche scaldare un po' il paziente e controllare come sono ancora i parametri fino a che appunto non comincerà ad aprire gli occhi.
In quel momento ritorneremo subito nella zona filtro dove viene chiamata la mamma e continuerà, diciamo, un pochino di attesa fino al momento di rientrare in reparto. A rientro in reparto ci saranno 4-5 ore in cui il piccolo comincerà a svegliarsi bene, potrà cominciare a rialimentarsi, mi raccomando senza esagerare perché comunque può venire un po' di nausea o vomito, e poi la dimissione da parte del chirurgo con alcune indicazioni che servono per la gestione a casa del piccolo operato. Questo è tutto il percorso che noi abbiamo fatto con voi dall'inizio alla fine. Se comunque avete bisogno, noi avremo sempre disponibilità nella fase di visita e anche prima e dopo per spiegare tutti i momenti e quello che succede. Nell'anestesia pediatrica è una procedura medica, come ogni procedura può avere delle complicanze, però vi posso proprio assicurare che l'anestesia generale per i bambini adesso è una procedura molto sicura. Ha tuttavia alcuni rischi, in parte legati al rischio dello stomaco pieno, per questo che vi raccomandiamo il digiuno, in parte legati a problematiche respiratorie che sono purtroppo aumentate se c'è un'infezione in atto, e in parte legate al fatto che alcuni bimbi si possono svegliare agitati. È un'agitazione che tende ad esaurirsi in breve tempo da sola, quindi nessuna paura, passerà presto da sola. Bene, con questo è tutto, io vi saluto e vi aspetto quando verrete da noi a trovarci. Salve!